Ciao a tutti e bentornati al canale. Oggi un giretto molto semplice, sono in compagnia e a breve vi presenterò i miei compagni di escursione. Come vi dicevo, una passeggiata semplice per fare un po' di wild camping e magari fare anche un giretto a funghi. Non vi dirò esattamente in che zona siamo, lascio a voi indovinare, tanto sicuramente qualcuno lo saprà, quindi leggete nei commenti e sicuramente riuscirete a capire in quale zona ci troviamo. Ma prima di continuare questo video devo lasciare lo spazio allo sponsor. Lo sponsor di questo video è YouHodler. Che cos'è YouHodler? YouHodler è la piattaforma con la quale potrete in modo molto semplice addentrarvi nel mondo delle criptovalute. Come vi dicevo, è un'applicazione super semplificata, la sto utilizzando anche io, la sto provando personalmente per voi e devo dire che effettivamente è molto semplice. È un'applicazione molto sicura, con un servizio clienti che funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi per qualsiasi problema vi potete affidare al loro servizio clienti. Vi garantisce delle rendite passive su stablecoin e altre criptovalute fino all'8% e anche qualche cosa di più. Potrete ovviamente depositare e ritirare i vostri soldi quando volete, in qualsiasi momento, quindi non è per nulla vincolante, e potrete anche, se siete un pochino più esperti, un pochino più con senso del rischio, anche effettuare delle manovre più speculative tramite alcune parti dell'applicazione che sono dedicate agli utenti un pochino più esperti. Oltretutto, in questo momento fino a fine novembre c'è anche un concorso che vi permetterà di vincere un iPhone, quindi se volete partecipare a questo concorso scaricate subito l'applicazione. Ovviamente vi lascio tutti i riferimenti, il link in descrizione, il barcode qui, quindi se volete anche voi provare ad entrare nel mondo delle criptovalute in modo semplice, cliccate il link qui sotto e scaricate YouHodler. Ringraziamo YouHodler e continuiamo il nostro giretto. Ma adesso è giunto il momento di presentarvi i miei compagni di escursione, che probabilmente più o meno conoscete già. Allora, Jessica, ciao Jessica, come va? Ciao, bene. Tutto bene? Bene. Beh, tu Jessica sei un'apparizione recente. Sì. Oliviero invece manca da un pochino sulle scene. Sì. Oliviero, saluta. Oliviero, ma soprattutto Cucizio, su Cucizio. Sono tornato, sono sempre io, riconoscibile facilmente dal... Cucizio. Non è cambiato niente in me, Niente. semplicemente la vecchiaia e un po' da capretta. Esatto, Guarda, abbiamo lo stesso colore quando siamo usare il Esatto, vi pepe. somigliate un pochino. Bene, Siamo bene sale Cucizio. Allora Cucizio, oggi puntiamo tutto su di te per quanto riguarda la ricerca funghi. Perché oggi ufficialmente non siamo a funghi, perché non siamo funghi, ma se troviamo qualche funghetto da consumare sul posto, si può fare, no? L'alternativa è il riso in bianco stile ospedale. Esatto, quindi Cucizio oggi ci delizierà con i funghi che troverà, si Da spera. grandi poteri derivano grandi responsabilità. Grandi funghi. Grandi funghi. Abbiamo appena finito, cioè, guarda, girati qua, Non fatti posso vedere. fare una sorpresa Fatti che vedere. subito, altrimenti... Cioè, neanche il tempo di spegnere la videocamera, mostra. Vabbè, Beh, qua. cioè, non è presentabile, però già è una base di certo. Vabbè, Cioè, senti, sembra... si mangia, bello. L'odore non si riesce... peccato che non sembra potete comunque percepire. sodo, dai. No, è sodo. Eh. Quello sì, è abbastanza Ci sta. sodo, quindi buoni propositi.
È un bel formicaio questo. Questa è la balma del Pradalbisà. Balma, quindi antico ricovero per alpigiani, che sorge praticamente sotto un enorme masso, attorno al quale poi hanno creato un muro a secco e una piccola baita. Vi mostro anche l'interno perché è veramente caratteristica, molto fresca. E sicuramente come ricovero d'emergenza era molto accogliente, anzi sarebbe un posto interessante dove passare la notte. Eccoci arrivati al bivacco del quale non vi dirò il nome, ma che comunque sta scritto, però dovete indovinarlo voi il nome di questo bivacco. Il quizzettone. Passeggiata facile, ma l'ultimo pezzo bello Sì, in piedi. in piedi. Abbiamo perso Jessica Oliviero, tra l'altro, adesso arriveranno. Adesso vi mostro la visuale perché è spettacolare, è una specie di grosso anfiteatro. Funghi zero. A parte quello poverino lì, non so. Niente, zero funghi, quindi facciamo il risotto. Ah, benvenuta Jessica, eccoti. Risotto all'ortica. Benvenuto anche ad Oliviero. Com'è stata questa salita? Se non fosse stato per lo zaino e qualche pezzettino trucciolevole, Scivolosetto. scivolosetto, dai, solo quest'ultimo pezzetto che tira un pochino. Un po' di alberelli, un po' di marcia, un po' di... C'è la malta bastarda. Beh, spartano ma pulito. Quando stai a 0,8 metri di teatro,
Allora, stiamo preparando la postazione esterna perché stasera si fa serata fuori perché, vabbè, temperature veramente fuori dal normale. Siamo a 1500 metri, esposizione nord, a praticamente, scusa, oggi è il 30 di ottobre, 29, sì. 30 ottobre, e si sta benissimo, cioè sembra quasi di essere in estate, potenzialmente a questa quota. Sì, teniamo sulla giacchetta giusto ma Sì. ci saranno, per dire, per essere adesso a quest'ora un 15 gradi abbondanti. Dai, direi che la legna c'è aspettiamo magari l'oscurità per accendere, Sì, no, ma dico, ce l'abbiamo per fare la serata fuori, quello non... Siamo quasi, secondo me. Io direi, fagli fare altri 2 minuti ad asciugarsi Un ancora un po', assaggino. mettiamo il burro, Male non gli fa per la cottura. Una assaggina, vediamo. Assaggialo ora, esatto. Bella mantecatura. Guardate che belle costolette di agnello che ha recuperato Putrizio. Qua c'è Oliviero in agguato dietro l'angolo. Le brama tantissimo. Da macelleria questo. Sì, questo Belli, belli, infatti. Sì, non so come. Boh. Cioè lo distruggeremo. Nì. Perché se lo fai cuocere bene prima di girarlo, capito? Aspetta un... Sì. Si solidifica da sotto e quindi si compatta. Mi perdono un po'. Però adesso c'è un bel calore, quindi adesso sta cuocendo Tutto allegramente. finalmente. Cioè forse adesso è un po'... Gli altri metterli in un angolo sono In sì, quarantena li mettiamo. metterli esatto. In pena. Adesso sono invincibile. Cazzo, anche col guanto si scotta. Sì. È un'impresa, Uno si prende quello che vuole, dai. Dai. Recuperate con i 2 pezzettoni, sapete. Faccio questo. È buona. Super saporita. Ma in Sicilia si mangiano i mostaccioli? Sì, hai voglia. Anche giù in Sicilia per i morti fanno dei biscotti che sono
somigliano a questi in qualche modo. Ma li fanno un po', perché come fanno sto cioccolato? Sono tutte forse per le donazioni ai morti. Tu solitamente a donare ai morti prendevi ai tempi quello che più avevi e mischiavi tutta, la frutta secca e la frutta, capito, uva passa, pinoli, come il panforte toscano, no? In povertà mischiami tutti gli ingredienti e venivano fuori sti. Molto buono, potrei mangiarne all'infinito forse. Che buono questi. Guarda io che... Oh. E mi brucia tutto qua. Guarda qua Oliviero cosa mi sto per mangiare. Un bel bacio di dama. No, i dolci no, ti fanno male. È inutile che cerchi approvazione perché non. Se ci fosse stata la neve, un po' di luna. Ma mica con la neve, cioè arrivaci, augurati di arrivare con la legna così da rompere il Sì, diciamo che sarebbe cambiato un po' proprio tutto lo scenario, Buongiorno a tutti. Come abbiamo dormito? Noi bene, tu? Io come al solito non ho dormito molto bene grazie ad Oliviero, che simpaticamente girava su... non so, ma cosa faceva? Girava su se stesso. Comunque aveva sotto il tappetino con le unghie tutta notte, creava rumori fastidiosissimi. Sonno leggero da vecchiaia questo ormai. Poi alle 8, quando tutti si svegliano, Oliviero si è sdraiato tranquillo e
ha riposto i suoi artigli facendo silenzio. Comunque ci fermiamo qua per questo giro, non si prosegue verso altre destinazioni, anche se ci sono varie possibilità da questo bivacco. Quindi torniamo a casa e ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando, mettete un like. Un saluto da me, Jessica, Pucizio E È il nostro in Oliviero. primo piano. e Oliviero che sta leccando il sasso. Ciao.